Ciao a tutti, benvenuti su Italiano Facile. Ciao, io sono Matteo e lei è Sara. Sì, e siamo qui per aiutarvi a imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Esatto. Se vi piace questo podcast, per favore iscrivetevi al canale. Sì, è molto importante, così possiamo arrivare a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. E non dimenticate di lasciare un like, ci aiuta tantissimo. Veramente tantissimo. Ogni like, ogni commento, ogni condivisione ci aiuta a crescere. Sì, e quando il canale cresce, possiamo aiutare più studenti di italiano in tutto il mondo. Esattamente. Quindi per favore, cliccate sul bottone del like qui sotto. E iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. È gratis. Sì, è completamente gratis e riceverete una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Perfetto. Allora Sara, come stai oggi? Sto bene, grazie. Un po' di freddo stamattina, no? Sì, fa freddo. Stamattina quando sono uscito di casa, brrr. Hai messo la giacca pesante? Sì, per fortuna. E anche la sciarpa. Tu? Sì, ho messo anche i guanti. Le mie mani soffrono il freddo. Capisco. Anch'io ho sempre freddo alle mani in inverno. È normale. Ma dimmi, cosa hai fatto stamattina? Ti vedo un po' stanco. Sto bene, grazie. Un po' stanco, sì, hai ragione. Stamattina mi sono svegliato presto. Ah sì? A che ora ti sei svegliato? Alle 6. Molto presto per me. Oh, 6? Che presto! Perché ti sei svegliato così presto? Dovevo andare in palestra. Sai, sto cercando di fare più sport. Bravo! Che bello! È importante fare sport. Quante volte vai in palestra? Sto cercando di andare 3 volte a settimana. Lunedì, mercoledì e venerdì. Ottimo! 3 volte è perfetto. E ti piace? Sì, mi piace molto. All'inizio era difficile, ma ora mi sento meglio. Bene! Lo sport fa bene al corpo e anche alla mente. Esatto, mi fa sentire più energico durante il giorno. E tu, fai sport? Io invece ho dormito troppo stamattina. Ah, capisco. Avevi bisogno di riposo? Sì, esatto. Ieri sera sono andata a letto tardi, molto tardi. Quanto tardi? Mezzanotte e mezzo, forse anche l'una. Oh, perché sei andata a letto così tardi? Stavo leggendo un libro interessante, non riuscivo a smettere di leggere. Ah, conosco questa sensazione. Quando un libro è bello è difficile smettere. Esattamente, dici leggo solo un altro capitolo e poi sono le 2 di notte. È vero. Che libro stavi leggendo? Un libro di psicologia, parlava proprio dell'argomento di oggi. Ah, perfetto. Quindi ti stai preparando per il podcast. Sì, mi piace prepararmi, voglio dare buone informazioni ai nostri ascoltatori. Sei molto professionale Grazie, cerco di fare del mio meglio. e lo fai. Allora, sei pronta per iniziare? Prontissima. Allora, cari ascoltatori, oggi parliamo di un argomento molto importante. Sì, oggi parliamo di fiducia in se stessi. Esatto. In inglese si dice confidence. In italiano diciamo fiducia in se stessi o anche sicurezza di sé. Possiamo anche dire semplicemente autostima. Questa parola è importante. Sì, autostima significa quanto valore diamo a noi stessi. Esatto. Auto significa se stesso e stima significa valore. È un argomento interessante, no? Molto. E penso che sia importante per tutti, in ogni parte del mondo. Assolutamente. Non importa se sei italiano, americano, giapponese, tutti noi abbiamo bisogno di fiducia. Sì, la fiducia in se stessi ci aiuta in ogni aspetto della vita. Nel lavoro, nelle relazioni, nello studio. Esatto, dappertutto. Dappertutto significa everywhere in inglese. Allora, Matteo, tu sei una persona sicura di te? Dipende dalla situazione, sai? Cosa vuoi dire? Spiegami meglio. Beh, per esempio, quando parlo italiano mi sento sicuro. È la mia lingua madre. Certo, ovvio. Sarebbe strano il contrario. Sì, sarebbe molto strano. Ma quando devo parlare inglese in pubblico, lì mi sento meno sicuro. Ah, capisco. È normale. Anche io mi sento così a volte con le lingue straniere. Davvero? Tu sembri sempre così sicura di te. Grazie, sei gentile, ma non è sempre vero. Anche io ho momenti di insicurezza. Per esempio? Raccontami una situazione in cui ti sei sentita insicura. Per esempio, quando devo cantare davanti alle persone,
Ho molta paura. Ma tu canti bene. Ti ho sentita cantare quella volta alla festa di Laura. Oh, ti ricordi? Grazie, sei gentile, ma mi sento nervosa lo stesso quando canto in pubblico. Capisco. E cosa provi esattamente? Come ti senti nel corpo? Beh, il cuore mi batte forte, molto forte, e sento le mani fredde. Le mani fredde. Anche a me succede quando sono nervoso. Sì, e a volte le mani tremano anche. È proprio un brutto sentimento. Lo so, è una sensazione fisica, no? Non è solo nella testa. Esatto, il corpo reagisce alla paura. Si chiama risposta fisica. Interessante. Quindi tutti noi abbiamo momenti in cui ci sentiamo insicuri. Esattamente, è molto normale. Nessuno è sicuro di sé al 100%, sempre. Hai ragione. Anche le persone famose, gli attori, i cantanti, tutti hanno paure. Sì, ho letto che molti attori famosi hanno paura prima di andare sul palco. Davvero? Anche se lo fanno da anni? Sì, anche dopo tanti anni. Si chiama ansia da prestazione. Ansia da prestazione. In inglese è performance anxiety. Esatto, è quando hai paura di non fare bene qualcosa davanti agli altri. Capisco. È una cosa molto comune, penso. Sì, più comune di quanto pensiamo. Molte persone soffrono di questo problema. E sai cos'è interessante? A volte le persone che sembrano più sicure sono quelle più insicure dentro. Oh, è vero! Questo si chiama la sindrome dell'impostore. Cos'è esattamente? È quando pensi di non meritare il tuo successo. Pensi di essere un impostore, un falso. Ah, anche se sei bravo, pensi di non esserlo. Esattamente. È una cosa molto comune tra le persone di successo. Interessante. Non lo sapevo. Grazie per questa informazione. Prego, è importante saperlo. Così capiamo che tutti noi abbiamo dubbi. Già. Allora, parliamo un po' di vocabolario. Come possiamo dire I am confident in italiano? Possiamo dire io sono sicuro di me oppure io ho fiducia in me stesso. Perfetto. E se vogliamo dire I feel confident? Diciamo mi sento sicuro oppure mi sento fiducioso. Bene. E il contrario? Come diciamo I'm not confident o sono insicuro? Possiamo dire non sono sicuro di me oppure sono insicuro. Esatto. Possiamo anche dire non ho fiducia in me stesso. Sì, o semplicemente ho paura oppure sono nervoso o anche sono agitato. Essere agitato è una bella espressione. Significa essere nervoso, inquieto. Giusto, ci sono molti modi per esprimere questo sentimento. E quando siamo molto insicuri, possiamo dire ho un sacco di dubbi o sono pieno di dubbi. Sì, avere dubbi è molto comune. In inglese è to have doubts. Esatto. Possiamo anche dire non mi sento all'altezza. Oh, questa è un'espressione importante. Non sentirsi all'altezza. Sì, significa sentire che non sei abbastanza bravo per una cosa. In inglese è tipo I don't feel good enough o I'm not up to the task. Esattamente. È un sentimento che molte persone provano. Sì, è vero, specialmente quando iniziamo un nuovo lavoro o un nuovo progetto. O quando studiamo qualcosa di nuovo, come l'italiano. Sì, molti studenti di italiano probabilmente si sentono così all'inizio. Certo, ma è normale. Quando impariamo qualcosa di nuovo, all'inizio non siamo bravi. Esatto, ci vuole tempo per migliorare. La pazienza è tutto. Sì, dobbiamo essere pazienti con noi stessi. Questo è molto importante. Sai, Matteo, mi ricordo una volta quando ero molto insicura. Mi piacciono le tue storie. Ok, allora, avevo 18 anni, ero all'università, primo anno. Sì? E poi cosa è successo? Dovevo fare una presentazione davanti a tutta la classe, una presentazione importante, di 30 minuti. Oh no, 30 minuti. È tanto tempo. Sì, e la classe era grande, circa 50 studenti. Wow! E come ti sentivi? Malissimo, ero terrorizzata. Avevo le mani che tremavano come foglie al vento. Oh no, poverina. Sì, e il cuore batteva forte, fortissimo. Boom, boom, boom. Capisco. È una sensazione brutta, molto brutta. Infatti. E poi, sai cosa ho fatto? No, cosa? La sera prima non riuscivo a dormire. Continuavo a pensare alla presentazione. Oh, capisco.
L'ansia non ti faceva dormire. Esatto, stavo lì nel letto, con gli occhi aperti, pensando a tutto ciò che poteva andare male. Questo si chiama farsi paranoie o farsi film mentali. Sì, esatto, mi facevo un sacco di film mentali. È normale. Quando siamo ansiosi, la nostra mente immagina scenari negativi. Sì, immaginavo di dimenticare tutto, di fare brutta figura, di cadere davanti a tutti. Fare brutta figura è un'espressione importante. Significa sembrare stupidi davanti agli altri. Esattamente, in inglese è tipo to make a fool of yourself o to embarrass yourself. Giusto? Allora, cos'è successo il giorno della presentazione? Beh, sono arrivata in classe. Ero l'ultima a presentare. Oh no. Quindi hai dovuto aspettare? Sì, ho aspettato 2 ore. 2 ore di ansia pura. Che tortura. Deve essere stato orribile. Lo so, ma poi finalmente è arrivato il mio turno. E? Cos'è successo? Raccontami. Ho fatto un respiro profondo. 1, 2, 3 respiri profondi. Bene. Respirare aiuta a calmarsi. Sì, e poi sono salita sul palco e ho iniziato a parlare. E com'è andata? All'inizio tremavo, ma dopo 2-3 minuti ho iniziato a sentirmi meglio. Ah, quindi il corpo si è calmato. Sì, piano piano mi sono rilassata. E sai una cosa? Cosa? È andato tutto bene. Meglio di quanto pensassi. Molto meglio. Brava. Quindi alla fine ce l'hai fatta. Sì, e dopo mi sono sentita orgogliosa di me stessa. Molto orgogliosa. E i tuoi compagni di classe? Come hanno reagito? Hanno applaudito e alcuni mi hanno fatto i complimenti. Che bello. Vedi? Tutte quelle preoccupazioni erano inutili. Sì, spesso le nostre paure sono più grandi della realtà. Esatto. Questo è un punto importantissimo. Le paure nella nostra testa sono spesso peggiori della realtà. Sì, la nostra immaginazione crea mostri che non esistono. Questo è importante. Quando superiamo una paura diventiamo più forti. Esatto, diventiamo più sicuri di noi stessi. È come un muscolo. Sì, la fiducia è come un muscolo che dobbiamo allenare. Perfetto, possiamo dire ho superato la mia paura, oppure ho vinto la mia paura. Sì, o anche ho affrontato la mia paura. Affrontare è un verbo importante. Vero, significa guardare la paura in faccia e non scappare. Esatto. Affrontare in inglese è to face o to confront. Perfetto, questi sono verbi importanti: superare, vincere, affrontare. Tutti e tre sono utili quando parliamo di paure e di fiducia. Sì, e ora parliamo di come possiamo costruire la nostra fiducia. Ti va? Sì, ottima idea. Questo è quello che i nostri ascoltatori vogliono sapere. Esatto. Allora, qual è il primo consiglio? Io penso che sia importante fare piccoli passi piccoli ma costanti. Cosa intendi esattamente? Intendo che non possiamo diventare sicuri da un giorno all'altro, ci vuole tempo. Ah, capisco. Quindi dobbiamo avere pazienza con noi stessi. Esattamente. Avere pazienza è fondamentale, fondamentale. Sì, e dobbiamo fare piccole cose ogni giorno, giusto? Proprio così. Per esempio, se hai paura di parlare in pubblico, Sì, puoi iniziare parlando davanti a un amico, solo un amico, in un ambiente tranquillo. ah, e poi piano piano puoi parlare davanti a 2 amici, 3 amici. Esatto. E poi magari davanti a un piccolo gruppo di 5 persone. E alla fine puoi parlare davanti a tante persone. Sì, questo si chiama fare pratica o esercitarsi e anche allenarsi. Fare pratica è molto importante. In inglese è to practice. Sì, più facciamo pratica, più diventiamo sicuri. È una regola semplice ma vera. È vero, c'è un detto italiano: la pratica rende perfetti. Oh sì, in inglese è practice makes perfect. Esatto, è la stessa cosa in molte lingue, perché è una verità universale. Assolutamente. Io ricordo quando ho imparato a guidare la macchina. Oh, raccontami anche tu una storia. Ok, allora, avevo 18 anni. Era la prima volta che guidavo una macchina vera. E come ti sentivi? Terrorizzato. Avevo così tanta paura. Davvero? Tu? Non ci credo. Sì, avevo paura di tutto. Di fare incidenti, di sbagliare, di danneggiare la macchina. È normale, guidare fa paura all'inizio. Esatto, ma ho fatto molta pratica con mio padre. Che bravo padre! E quanto tempo hai praticato? Direi 3 mesi. Circa 3 mesi di pratica quasi ogni giorno. Wow, ogni giorno? Sì, mio padre mi portava in un parcheggio vuoto ogni pomeriggio. Che pazienza, è un ottimo padre. Sì,
E lì facevo pratica. Girare, frenare, parcheggiare. E poi? E poi, dopo qualche mese, mi sentivo molto più sicuro. Vedi? La pratica funziona, sempre. Sì, ora guido senza problemi. Anzi, mi piace guidare. Adoro guidare. Perfetto, questa è una bella storia di crescita. Grazie. E questa storia mi ha insegnato una cosa importante. Cosa? Che con la pratica costante possiamo superare qualsiasi paura. Bellissimo. Pratica costante significa praticare regolarmente, sempre. Sì, in inglese è consistent practice. Perfetto. E tu hai qualche altro consiglio per costruire la fiducia? Sì, io penso che sia importante parlare con se stessi in modo positivo. Puoi spiegare meglio cosa significa? Certo, molte volte noi parliamo con noi stessi in modo negativo. Ah, sì, capisco. Il dialogo interno, no? Esatto, il dialogo interno. In inglese è self-talk o inner dialogue. E cosa diciamo di negativo? Per esempio diciamo non sono bravo, oppure non ce la posso fare, o sono stupido. Ah, sì, io lo faccio a volte, tutti lo facciamo. Esatto, tutti lo facciamo, ma questo non aiuta, anzi, fa peggio. Hai ragione, ci fa sentire peggio, più insicuri. Esatto. Invece dobbiamo dire cose positive a noi stessi. Come per esempio? Possiamo dire io posso farcela, oppure io sono capace. Ce la posso fare e sono capace, belle frasi. Sì, anche io ci provo, oppure io faccio del mio meglio. Fare del proprio meglio significa dare tutto quello che puoi dare. Esatto, in inglese è to do your best. E questa è una cosa importante, non dobbiamo essere perfetti, Assolutamente no. La perfezione è impossibile. dobbiamo solo fare del nostro meglio, questo è sufficiente. Giusto, la perfezione non esiste, è un'illusione. Esatto, e quando accettiamo questo ci sentiamo più liberi. Sì, è vero, ci togliamo molta pressione dalle spalle. Togliersi la pressione è importante per avere più fiducia. Concordo. Un altro consiglio che ho è celebrare le piccole vittorie. Oh, mi piace questo. Spiega meglio. Beh, molte volte noi ignoriamo le piccole vittorie. È vero, pensiamo solo ai grandi obiettivi, ai grandi successi. Esatto, ma le piccole vittorie sono importanti, molto importanti. Assolutamente. Puoi fare un esempio? Per esempio, se stai imparando l'italiano, Sì? riesci a ordinare un caffè in italiano al bar. Questo è un successo. Sì, devi essere orgoglioso di te stesso, devi celebrare. Esatto. Essere orgoglioso significa to be proud. Sì, è importante riconoscere i propri progressi anche se piccoli. Riconoscere i progressi, bella espressione. Grazie. In inglese è to recognize your progress. E quando riconosciamo i nostri progressi, ci sentiamo più motivati. Sì, e più motivati siamo, più continuiamo a migliorare. È un circolo positivo, un ciclo che si autoalimenta. Esattamente, un circolo virtuoso, diciamo in italiano. Perfetto. Allora, ricapitoliamo un po'. Facciamo un riassunto? Sì, buona idea. I nostri ascoltatori apprezzeranno. Per costruire la fiducia in se stessi, possiamo fare 1. Fare piccoli passi e avere pazienza con noi stessi. 2. Fare pratica regolarmente, ogni giorno se possibile. 3. Parlare con noi stessi in modo positivo, non negativo. 4. Non cercare la perfezione, ma fare del nostro meglio. 5. Celebrare i piccoli successi e riconoscere i progressi. Benissimo, questi sono ottimi consigli pratici. Sì, ma c'è un'altra cosa importante di cui voglio parlare. Dimmi, sono curioso. L'importanza di uscire dalla zona di comfort. Ah, la famosa zona di comfort. Sì, in italiano diciamo zona di comfort o zona di sicurezza. E perché dovremmo uscirne? È così comoda. Lo so, è comoda, ma se restiamo sempre nella zona di comfort non cresciamo. Hai ragione. Non impariamo cose nuove. Esattamente. Dobbiamo provare cose nuove, sperimentare, osare. Osare è una bella parola. Significa to dare in inglese. Sì, ma uscire dalla zona di comfort fa paura. È normale avere paura? Certo, è normalissimo. La paura è naturale quando facciamo qualcosa di nuovo. Ma come possiamo superare questa paura? Beh, possiamo iniziare con piccole cose, come abbiamo detto prima. Ah, capisco. Sempre piccoli passi. Questo tema ritorna sempre. Sì, per esempio, se hai paura di parlare italiano con un madrelingua, Sì? puoi iniziare dicendo solo ciao e come stai? E grazie. E poi, piano piano, puoi dire frasi più lunghe e complesse. Esattamente. Non devi fare tutto subito, ci vuole tempo. Questo è un buon consiglio.
Non fare tutto subito. Sì, e ricorda, è ok fare errori. Oh, questo è importantissimo. È ok fare errori. In italiano diciamo anche è normale sbagliare o tutti sbagliano. Sì, gli errori sono parte dell'apprendimento, anzi sono essenziali. Gli errori fanno parte dell'apprendimento. Perfetto. E quando accettiamo i nostri errori ci sentiamo più liberi di provare. Esatto, diventiamo più coraggiosi. Il coraggio cresce. Diventare più coraggiosi. Mi piace questa frase. Sì, coraggioso in inglese è brave o courageous. Il coraggio è importante per avere fiducia in se stessi. Assolutamente. Vanno insieme, sono connessi. Vanno insieme significa che sono legati. Sì, sono come fratelli. Non puoi avere uno senza l'altro. Esatto. Sai, Matteo, c'è una frase italiana che mi piace molto. Quale? Sono curioso. Chi non risca, non rosca. Ah sì, questa è una bella espressione antica. Cosa significa esattamente? Significa che se non provi, se non rischi, non ottieni niente, non mangi. Esatto. In inglese è simile a no risk, no reward o nothing ventured, nothing gained. Sì, è molto simile. È una frase antica ma ancora vera oggi, modernissima. Assolutamente. Dobbiamo rischiare un po' nella vita per crescere. Ovviamente non rischi stupidi o pericolosi. No, rischi calcolati, intelligenti, ragionati. Esatto, rischi calcolati è la chiave del successo. Sì, voglio dire, non devi buttarti da un aereo senza paracadute. No, per favore no, quello non aiuta la tua fiducia, quello ti uccide. Esatto, parliamo di cose normali, quotidiane, realistiche. Sì, come parlare con uno sconosciuto, provare un hobby nuovo, andare a un corso. Esatto, o chiedere una promozione al lavoro, o fare un viaggio da soli. Sì, queste sono tutte cose che richiedono coraggio, ma sono sicure. E ogni volta che le facciamo diventiamo più sicuri di noi stessi. È proprio così. È un processo graduale, lento, ma costante. Processo graduale significa passo dopo passo, lentamente ma sicuramente. Esatto. Gradualmente significa poco a poco, piano piano, step by step. Perfetto. Allora, c'è qualcos'altro di importante che vogliamo dire? Sì, voglio parlare dell'importanza di circondarsi di persone positive. Oh, ottimo punto. Questo è cruciale. Circondarsi significa to surround yourself. Sì, le persone intorno a noi influenzano molto la nostra fiducia in noi stessi. Esattamente. Se siamo con persone negative, che ci criticano sempre, Ci sentiamo peggio, meno sicuri di noi stessi, meno deboli. giusto. Ma se siamo con persone positive, incoraggianti, supportive, Ci sentiamo meglio, più forti, più capaci. sì, le persone positive ci tirano su, ci danno energia positiva. Tirare su è una bella espressione. Significa to lift up o to cheer up. Esatto. Anche dare energia o dare forza o supportare. Sì, quindi è importante scegliere bene le persone con cui passiamo il tempo. Assolutamente. La qualità delle relazioni è fondamentale per la nostra salute mentale. E se qualcuno ti fa sentire male, ti critica sempre, ti mette giù? Forse è meglio prendere un po' di distanza da quella persona. Sì, non è cattiveria, è prendersi cura di se stessi. Prendersi cura di se stessi è fondamentale. In inglese è self-care, no? Sì, esatto. In italiano diciamo cura di sé o prendersi cura di se stessi o amarsi. È molto importante per la nostra salute mentale e per la fiducia. La salute mentale in inglese è mental health. Sì, e la salute mentale influenza direttamente la nostra fiducia. Tutto è connesso, vedi? Corpo, mente, emozioni, relazioni. Sì, il corpo, la mente, le emozioni, le persone, tutto è connesso in un sistema. Esattamente. Quindi dobbiamo prenderci cura di tutto. Corpo, mente e cuore. Perfetto. Allora, Matteo, stiamo arrivando alla fine del podcast. Sì, è vero. Il tempo vola quando ci divertiamo e parliamo di cose interessanti. È vero, il tempo vola. In inglese è time flies. Sì. Allora facciamo un piccolo riassunto finale per i nostri ascoltatori. Perfetto, ottima idea. Oggi abbiamo parlato di fiducia in se stessi. Abbiamo imparato molte espressioni utili in italiano. Sì, come sono sicuro di me, ho fiducia in me stesso, mi sento fiducioso. E anche mi sento insicuro, ho paura, sono nervoso, non mi sento all'altezza.
Abbiamo parlato di come costruire la fiducia giorno dopo giorno. Con piccoli passi, pratica costante, pensieri positivi e pazienza. E celebrando i piccoli successi, non dimenticare questo. Sì, e ricordando che è ok fare errori. Gli errori sono normali. Esattamente. Gli errori sono normali e ci aiutano a crescere e imparare. Abbiamo anche parlato dell'importanza di uscire dalla zona di comfort Sì, e di circondarsi di persone positive che ci supportano. e di prenderci cura di noi stessi, del nostro corpo e della nostra mente. Perfetto, sono stati molti consigli utili e pratici. Sì, e ora voglio chiedere ai nostri ascoltatori, voi come lavorate sulla vostra fiducia in voi stessi? Bella domanda. Scrivetelo nei commenti qui sotto. Sì, ci piace molto leggere i vostri commenti. Leggiamo tutti i commenti. E ricordate, la fiducia in se stessi si costruisce giorno dopo giorno. Non è qualcosa che arriva da un momento all'altro come per magia. No, ci vuole tempo, pazienza, pratica e tanto amore per se stessi. Ma ne vale la pena. Ne vale la pena significa it's worth it. Assolutamente. Credere in se stessi cambia la vita, davvero. Credere in se stessi. Questa è una bella espressione finale, poetica. Sì, in inglese è to believe in yourself. Perfetto. Allora, cari amici, cari ascoltatori, grazie per aver ascoltato. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, vi prego. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. È gratis e ci aiuta tantissimo a crescere. Così possiamo continuare a creare contenuti di qualità per voi. E possiamo arrivare a più persone nel mondo che vogliono imparare l'italiano. Esatto. Ogni iscrizione ci aiuta tantissimo. Ogni like conta. E non dimenticate di attivare la campanella per le notifiche. Sì, così non perderete i prossimi episodi interessanti. Abbiamo tanti altri argomenti interessanti in programma. Perfetto. Allora, ci vediamo nel prossimo video. A presto. Ciao a tutti e ricordate, credete in voi stessi, sempre. Ciao, arrivederci e buona fortuna con il vostro italiano. Arrivederci e buona fortuna con la vostra fiducia. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Ciao a tutti!